guidare una slitta. Sembrerebbe tutto facile, ma non è propriamente così. La slitta o pulca è un sistema che ci permette di trasportare un'importante quantità di materiale che altrimenti con lo zaino non riusciremmo a portare con noi. È sicuramente adatta alle grandi lande aperte e pianeggianti del nord Europa, dove si può fare trekking di più giorni in condizioni invernali, pur viaggiando quasi sul livello del mare. Ampie distese pianeggianti dove trasportare una slitta risulta essere, oltre che prolifico, anche abbastanza semplice. In Italia tutto questo non è possibile e da qui nascono tutta una serie di accortezze, di modifiche e adattamenti che io negli ultimi anni ho apportato a questo sistema e non ho ancora finito. Negli ultimi anni molte persone mi hanno chiesto informazioni al riguardo, incuriositi da questo modo di fare trekking che in Italia usano in pochi, in Abruzzo ancora meno e a certe quote probabilmente solo io. Facciamo subito una precisazione doverosa, lanciando anche il giusto messaggio sulla sicurezza. Se si tratta di parcheggiare la macchina e fare qualche centinaio di metri di avvicinamento pianeggiante nel bosco prima di accamparsi, con la slitta tanti tecnicismi non servono. Se si vuole invece, come si dice in questi casi, alzare l'asticella e portare il trekking con slitta a quote più elevate e percorrendo molti chilometri e salendo anche per centinaia di metri di dislivello, occorre sapere esattamente cosa si sta facendo, dove si sta andando. Per chi vuole iniziare è fondamentale tenere a mente questo concetto che ho fatto mio e che porto sempre avanti. Con la slitta puoi farti male dove con lo zaino non ti succede nulla. La grande differenza tra il trekking classico, quindi con lo zaino, e la slitta, oltre alla capacità di carico in sé, è che mentre uno zaino, una volta posato correttamente sul nostro corpo, diventa quasi un tutt'uno con esso, la slitta è un corpo, un sistema a sé, lontano da noi, che risulta in gran parte essere indipendente. Considerate che il modello che uso io è lungo 1,45 m, a cui vanno aggiunti almeno 1,5 m di sistema di tiro. Nel prossimo video che realizzerò a riguardo approfondirò la questione del sistema stesso, che in media, al contrario, prevede quasi 2 metri di distanza, ma sempre nelle grandi distese pianeggianti. Io ho adattato il tiro tenendo conto del territorio in cui mi muovo, che non è propriamente quello nordico, e che dove ormai per trovare un discreto innevamento occorre salire sopra i 1300-1400 metri. A queste quote, se escludiamo qualche altopiano, il terreno tende a salire e scendere e che risulta essere quindi il terreno non propriamente adatto per fare trekking in slitta. Sommando la lunghezza della slitta e quella del sistema di traino avremo grosso modo almeno 3 metri di distanza tra il nostro corpo e la parte posteriore, quella finale della slitta stessa. Questo fa capire quanto movimento ci sia in gioco e di conseguenza quanto occorre adeguare e saper manovrare il tutto. Se si decide di salire e quindi di conseguenza anche poi di scendere. Io negli anni ho perfezionato a modo mio sia il sistema che uso durante la salita che quello in discesa, prendendo spunto d'altronde, come faccio sempre, dall'alpinismo. L'alpinismo insegna tutto e quindi adeguando, modificando e perfezionando di volta in volta sono arrivato ad avere nel tempo un buon setup, ma che tuttavia è sempre migliorabile. In previsione di due importanti avventure, una qui in Italia e una all'estero, entrambi di più giorni, ho deciso dopo molti anni di acquistare la nuova bag della RAB, che avrà una capienza maggiore di questa che uso attualmente, che fondamentalmente è una bag fai da te. Si tratta di una sacca di trasporto per i monopattini, ma che si colloca perfettamente all'interno della slitta e che ha anche un peso minore rispetto alle bag che vengono proposte appunto per trasportare il materiale con slitta. Quindi peso, come nello zaino, anche il peso è molto importante e non bisogna lasciarsi andare all'idea che tanto ho la slitta porto tutto. Questo va bene nei piccoli tratti pianeggianti. Avere una slitta molto carica e sistemata male, non tenendo conto di tante piccole o grandi
situazioni negative che si possono creare strada facendo, credetemi, può risultare molto molto impegnativo e anche pericoloso. Ora la bag che uso da molti anni ha una portata di 180 litri e pesa 460 grammi, nylon ripstop waterproof. Tuttavia non credo di essere mai arrivato a caricarla al massimo del suo volume e nel tempo, un po' come con lo zaino, si impara a ridurre, eliminando il superfluo e anche a sistemare con maggiore cura il materiale all'interno. Ho provato nel tempo diversi sistemi e ora devo dire che ho trovato ormai l'equilibrio più o meno perfetto. Innanzitutto, come per lo zaino, uso le dry bag che proteggono e comprimono. Poi questa box che ha un coperchio abbastanza resistente e le misure adatte alla slitta. La sistemo girata sul basso al posteriore e questo per un motivo. Nei tratti in salita la forma piatta del coperchio tende a mantenere tutto il resto del materiale all'interno della slitta che potrebbe scendere e accavallarsi di conseguenza. Come per lo zaino, più il materiale all'interno tenderà a ballare di meno, più la slitta ballerà meno di conseguenza e il tiro sarà più fluido e deciso. Quello del trekking con slitta è un mondo che oserei definire a parte. In questi anni, tentativo dopo tentativo, ho capito che quando quello che chiamava un certo Reinhold Messner alpinismo orizzontale ti prende, poi è davvero difficile da lasciare. Per dedicarsi al miglioramento di tutto quello che occorre valutare si fanno tentativi, ci si allena, si migliora di volta in volta e si torna a volte anche a casa senza arrivare a montare il campo. Ovviamente le condizioni ambientali incidono molto, l'ideale è avere un innevamento non abbondante e possibilmente compatto. Neve alta, umida o crostosa, dove ad ogni passo sei in bilico tra l'affondare o meno, sono condizioni non favorevoli, sempre se con la slitta si vogliono percorrere buone distanze, ma ovviamente escluso tutto ciò che riguarda le vie alpinistiche in maniera categorica, ma anche tratti invernali escursionistiche che presentano possibili creste o traversi esposti e io qualcuno l'ho fatto e vi assicuro che non ci tornerei. Ovunque si renda necessario in condizioni invernali usare picozzi e ramponi va assolutamente evitato con la slitta. Al contrario, per gli avvicinamenti, salvo poi salire il giorno seguente in una determinata vetta, questo può essere un ottimo mezzo, fin dove è possibile usarlo per portare tende, sacchi a pelo e tutto l'occorrente per una notte in outdoor. E in inverno ci vuole naturalmente molto più materiale o comunque complessivamente più pesante. Essendo quella della slitta ormai una materia su cui potrei divagare per ore, vi invito a seguire i prossimi video a riguardo dove vi mostrerò come ho realizzato e perché il mio sistema di traino sia in salita che in discesa e come dispongo il materiale all'interno della slitta, perché una buona preparazione ho capito nel tempo che è molto importante. A breve arriverà anche la nuova bag della RAB con cui sono pronto ad affrontare, vivere un paio di esperienze sicuramente impegnative ma anche dannatamente appaganti. Una delle due, quella in Italia, la inseguo ormai da 2 anni e non mi risulta che ciò che intendo fare l'abbia mai fatto qualcuno. Insomma, vedremo come va a finire. Incrociamo le dita. Ai prossimi video.